Ciao a tutti, sono Gianluca Scribano, sono sempre nella mia galleria di Roma in via Gregorio VII 272. Oggi vi parlerò di questo bellissimo mobile che è presente da alcuni mesi nella nostra galleria. Praticamente si tratta di un comò realizzato a Napoli nella metà del Settecento, quindi in pieno periodo Luigi XV. Si tratta di un grande classico dell'ebanisteria napoletana di quel periodo, il comò a due cassetti, preferito oggigiorno, ma anche già da tanto tempo, a quello a tre cassetti che risulta un pochino più goffo e un pochino più pesante. Questo comò è placcato in palissandro, che è un'essenza tipica molto frequente nella ebanisteria napoletana del periodo Luigi XV ma anche Luigi XVI. È un legno nobile, gli inglesi lo chiamano Kingwood, è presente ovviamente in tante altre scuole ebanistiche, molto presente a Napoli. Insieme al palissandro, che è questo quindi con queste venature nere, abbiamo una filettatura in ebano, poi abbiamo questa spina di pesce che è bois de rose e l'interno è fatto tutto in placcatura di radica di noce molto fina, molto bella. Quindi siamo in presenza di un grande lavoro di ebanisteria, un comò molto elegante, con il piano suo autentico originale in marmo giallo Verona, che è una essenza di marmo molto usata dagli ebanisti napoletani del Settecento. Andiamo a esaminare il mobile. Apparentemente il mobile sembra tutto assolutamente originale, in realtà è originale al 97-98%. Ci sono delle piccole imperfezioni, come è assolutamente normale che sia in un mobile antico del Settecento. Allora andiamo a togliere le fodere e a esaminare le fodere. Innanzitutto possiamo vedere che le fodere sono in pioppo. Il pioppo si trova molto spesso nell'ebanisteria napoletana. La patina della fodera è giusta, è identica a questa, Le code di rondine hanno una sufficiente approssimazione, diciamo anche rozzezza, come è giusto che sia in questo periodo, soprattutto in Italia. Le code di rondine dei mobili inglesi del Settecento sono estremamente fini, che sembrano uscire adesso dalla fabbrica, però loro avevano delle tecniche molto più all'avanguardia rispetto alle nostre. Invece nei mobili del Settecento troviamo una certa rozzezza interna che contrasta con la eccezionale bellezza esterna del mobile. Ora, qui vediamo che ci sono i chiodi del Settecento. Questi chiodi che vedete qui sono del Settecento. Se io li estraessi, esaminandoli bene, sarebbero tutti uno diverso dall'altro, in quanto non sono chiodi industriali come quelli dell'Ottocento, ma sono tutti battuti a mano. Per quanto riguarda quindi questa fodera, direi che non c'è nulla da dire, è perfetta ed è una fodera del Settecento autentica di questo comò. Esaminando l'altra fodera possiamo vedere che è identica a questa. Anche in questo caso vuol dire che sono nate insieme. Qui abbiamo un tarlo lungo. Il tarlo, le gallerie dei tarli non devono mai apparire nella loro lunghezza, perché il tarlo è un animaletto che fa un buchino e poi scava gallerie orizzontali interne, quindi a noi dovrebbe apparire soltanto il buchino. Qui perché appare la galleria chiamata tarlo lungo? Perché un restauratore è semplicemente andato a piallare questa parte di cassetto, perché probabilmente in una certa epoca, magari nell'Ottocento, magari nel Novecento, questo cassetto non entrava più bene, magari aveva preso un po' di umidità, il legno si era un pochino gonfiato, e quindi quello che ha fatto il restauratore è andato a scoprire il tarlo lungo. Quindi in questo caso il tarlo lungo trova questa spiegazione, quindi non vuol dire che siamo in presenza di una fodera fatta con del legno vecchio e tagliata, i cui tagli hanno portato alla luce delle gallerie di tarli. No, assolutamente questo non è il caso. Questo è proprio il classico caso del tarlo lungo che trova una sua spiegazione assolutamente razionale. Quindi siamo in presenza di fodere autentiche al 100%.
Per quanto riguarda le ferramenta, sono delle ferramenta antiche, però con tutta probabilità sono state sostituite. Questo avviene molto spesso. Le ferramenta, quando si parla di ferramenta si parla di maniglie e serrature. Le serrature sono antiche, le maniglie sono antiche, però con tutta probabilità sono state comunque sostituite perché non coincidono esattamente con quello che era l'incasso originale, come si può vedere da questo buchino o anche da questo. Anche qui è una piccola mancanza assolutamente normale. Andiamo a vedere le fodere del comò, quindi Marco seguimi. I fianchi hanno la stessa patina del fronte, questa è la placcatura autentica del comò. Come si può vedere chiaramente, qui c'è una fodera che è stata sostituita. Qual è la fodera sostituita? Questa. Perché? Perché il mobile è tutto in pioppo e questa è in abete, ha un colore decisamente diverso e quindi insomma è stata sostituita e non c'è nessun tipo di tentativo da parte di chi l'ha fatto di farla passare per una fodera autentica. Quindi è una piccola mancanza che ha il comò, questa fodera a muro, è veramente una cosa del tutto ininfluente sul valore del mobile. Il marmo, se fai un focus qui, i marmi antichi del 700 sono lavorati a mano con lo scalpello e devono avere questo tipo di apparenza. Queste imperfezioni sono assolutamente tipiche dei marmi dei mobili del 700. Il piano che regge il marmo è evidentemente il suo originale, come originale è assolutamente questa fodera. Qui vediamo le cicatrici dei vecchi chiodi del 700 che non ci sono più. E qui ci sono dei chiodi di rinforzo ottocenteschi. Quindi siamo in presenza di un comò, diciamo, molto originale. Non tutto, ma quasi tutto. Questi piedini in bronzo, così come le ferramenta, sono probabilmente stati cambiati nel corso del tempo, sono antichi, sono giusti stilisticamente e sono assolutamente da lasciare. Quindi, per finire, è un bellissimo comò. Il costo di questo comò è, se non sbaglio, 4.500 euro. 4.500 euro è attualmente il suo valore. È un mobile veramente svalutato perché questo comò 15-20 anni fa sarebbe costato molto di più. Comò del genere, forse non mi crederete, ma venivano venduti negli anni 80 e negli anni 90 a 30-40 milioni di lire. Quindi stiamo parlando di una svalutazione, in questo caso, del 90%. Questo è successo, come ho già detto in altri video, perché la moda è cambiata. Nel corso degli anni 80 e degli anni 90 abbiamo avuto un vero e proprio boom di richieste per questo tipo di mobili. Tutte le case della borghesia, media o alta borghesia, richiedevano mobili del genere, quindi ce n'erano pochi rispetto alla richiesta, sono aumentati tantissimo. Quello che poi è successo dopo l'anno, diciamo dal 2000 al 2005 in poi, la moda è cambiata, le nuove generazioni non hanno più voluto arredare le case con questi mobili che venivano identificati un po' vecchio stile e quindi il loro valore è crollato. Oggi devo dire che un comò del genere che ha 250 anni, così bello, così particolare, così originale, a 4.500 euro è veramente un affare. So che sembra un venditore di tappeti, ma lo sono in realtà, vendo tappeti anche, quindi però sono veramente convinto di quello che dico. Quindi non è soltanto un buon acquisto, ma è senz'altro anche un buon investimento. Me ne prendo la responsabilità di quello che dico, perché tanto il video su YouTube sarà sul mio canale YouTube per tanti anni e sono convinto che questi sono mobili che aumenteranno di valore nel corso del tempo. Quindi il mio consiglio è di venirci a trovare, venire a vederlo, questo e altri mobili. Se non siete di Roma, andate magari in altri negozi antiquari della vostra città e prendete, diciamo, iniziate a pensare se volete in realtà fare un piccolo investimento, di diversificare il vostro portafoglio di investimenti e mettere anche un bel mobile antico. Anche oggi vi ringrazio per avermi seguito, è sempre un piacere divulgare una passione, non è solo questo il mio lavoro, però è anche la mia passione.
e spero che il mio entusiasmo arrivi al di là dello schermo fino a voi nelle vostre case. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio, vi prego di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video e al prossimo video. Grazie.